Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina del tavola con Silvia. Qua è tardi, molto tardi, e io preparo il ragù ai funghi porcini per fare le lasagne per domani. Però, Sì. Allora, quindi un altro tipo di lasagna che si è un altro inventata. tipo di lasagna Tu le hai già fatte, classiche, rosse, con la bianche, zucca, con la zucca e gorgonzola. col pesto? No, No, non mi ricordo manco più. le ho fatte con i carciofi, Con i carciofi che erano molto buone. esatto, e ai 5 formaggi. E 4 più 1 Hai erano. 4 più 1, 5 formaggi. Allora, intanto per il ragù, ok? Quindi facciamo questo ragù. Quindi comunque rosse, Rosse, di base sono assolutamente rosse. rosse. Che cosa ci vuole? Sedano, Aspetta che arriviamo. cipolla, carota, che io ovviamente andrò a pulire, e metterò intere, metterò intero tutte queste verdure, Brava. per forza. Le metterò per fare un soffritto per questa carne mista maiale e manzo. Questi sono i funghi secchi che io ho messo a bagno circa un'ora fa. Quindi adesso si sono ammorbiditi, poi li farò a pezzettini e il sughetto, diciamo, l'acquetta che hanno formato, l'andrò a filtrare e poi l'andrò a mettere dentro il sugo, ok? Perché comunque è da quella praticamente scaturisce tutto il sapore. Mi servirà del vino bianco, dell'olio buono, del sale. Questo è quanto. Allora, come prima cosa andrò a pulire e lavare le verdure e le metterò dentro la pentola, quindi ci vediamo direttamente sui fornelli. Ah, dura molto come Per il ricetta? ragù ci vogliono 2 ore, Perfetto. quindi Sì. sì, È mi una, raccomando. è una ricetta che costa molto? Beh, oddio, in questo caso per noi sì, perché comunque io ho preso 1 chilo di macinato, però se la fate per 4 persone, noi domani saremo 8, quindi se la fate per 4 persone, diciamo che ha un costo medio di 7-8 euro, ok? Per quanto riguarda il sugo. Poi certo ci sarà la besciamella, ci sarà la mozzarella, ci sarà il parmigiano e quindi diciamo che una teglia di lasagne mi verrà intorno ai 16-17 euro. Vabbè, però Però insomma ci si viene fuori un bel sta, piatto, ci si anche sta. perché questo è anche un piatto unico. Esattamente, questo è no, non anche, questo è un piatto unico. Ah, visto che abbiamo anche il dolce alla mano. Il dolce in più perché in più. Ah. Ok, il procedimento? Allora, dicevo, vado a pulire le verdure, le vado a mettere dentro la pentola insieme a 3 giri d'olio, le faccio soffriggere e quindi poi ci vediamo sui fornelli. Perfetto, a dopo. A dopo. Allora, come vedete, le verdure sono belle soffritte. Ecco qua. A questo punto facciamo soffriggere anche il macinato. Deve stare molto tempo qui a soffriggere? Sì, sì, deve cuocere, dopodiché lo sfumeremo con il vino. Quindi ci vediamo tra 5-6 minuti abbondanti. Fuoco alto, mi raccomando. Allora, intanto che la carne è sul fuoco, io ho tagliato a pezzettini i funghi, come vedete, e ora devo passare l'acqua dei funghi perché potrebbe esserci della terra. Quindi prendo un colino, prendo un tovagliolo di carta, di quella per alimenti ovviamente, vedete come va tutto giù, rimane qui tutto il necessario, cioè tutto quello che non serve, non necessario. Eccolo qua, questo è il liquido che metteremo poi dentro al sugo. Va bene? Ci vediamo tra poco sui fornelli.
Allora, come vedete la carne è completamente cotta. A questo punto mettiamo prima i funghi, poi mettiamo il sale, una bella presa, e mescoliamo. Si è sgranata perfettamente, sono proprio Sì. contenta. E ora mettiamo proprio un goccino di vino, diciamo 1,5 litri di un bicchiere, non di più. Mescoliamo, alziamo il fuoco e facciamo evaporare. Vedete come evapora? Ora gli diamo giù di pomodoro. Ancora no? No, adesso prima voglio mettere l'acqua dei funghi. Eccola qui bella pulita. Mescolo. Così la carne si insapora. Esattamente, si insapora. E ora mettiamo le 2 bottiglie di pomodoro. Ovviamente voi guardate quanto è denso questo. Ho trovato una marca, di solito io prendo Anche una marca l'offerta. conosciutissima. La marca di tutti. Esatto. Ho messo un goccino d'acqua nella bottiglia. Adesso prendiamo l'altra. Ed è molto molto buona, guardate, è densissima. Ancora Ha fatto pure routine, ha fatto. un pochino di acqua anche qui. E voilà. E adesso lo lasciamo andare per 2 ore? 8-10 ore. No, solo 2. Sì, sì, almeno 2 ore. Abbassiamo il fuoco. Andremo a coprire con un coperchio e lo lasciamo qui buono buono per 2 ore. Quindi a fuoco lento. Molto lento. Lentissimo. Lentissimo. Inesorabile. Ci vediamo fra 2 ore. Ci vediamo tra 2 ore. Eccoci qua. Come vedete il nostro Il sughetto è pronto. bellissimo ragù con funghi porcini è pronto. Guardate. bello. Adesso dobbiamo stare ben attenti. Deve avere questa consistenza. Calcolate è stato 2 ore. E per avere questa consistenza da lasagna. Se invece volete fare un ragù che vi serva per le fettuccine, dovete assolutissimamente farlo bollire almeno altri 40 minuti. Eh sì, è così. Allora, andiamo a comporre le nostre lasagne. Ora, io qui ho la bellezza di 6 mozzarelle, perché noi ovviamente Vabbè, siamo tanti oggi. siamo tanti e ci piace la lasagna fatta come deve essere fatta, insomma. Abbiamo preso le lasagne, le sfoglie Sì, dal sì. supermercato. Dal supermercato, sì, certo. Sono perché quelle comunque porose queste, no? Sono quelle porose, esattamente. E sono fine fine e non c'è bisogno di precuocerle. E sono buone, vi Sono assicuro, molto perché le abbiamo buone. già provate. Allora, che facciamo? Alterniamo un po' di parmigiano, un po' di sugo. Guarda, forse dovrebbe essere anche un pochino più lento. Poi la besciamella che ho fatto già ieri e ho frullato tanto da rendere bella omogenea. Ecco qua. Mettiamo la besciamella, mettiamo, scusate, ecco qua, la mozzarella. Le prime fette. Ne servono, diciamo, un circa 3-4 fette a strato. strato. E non mi veniva la parola. E poi continuiamo con gli strati, mandando giù. Ok, noi continuiamo, vi Sì, facciamo esatto. vedere il momento prima di metterla Risultato finito. in forno. A tra poco.
Eccolo qui, questo è il risultato finale prima di cuocerla. Adesso Esatto. la mettiamo in forno per quante ore? Beh, ore, no, Secoli. 35-40 minuti a 190 gradi forno statico. E quindi ci vediamo tra 35 e 40 minuti a forno statico. Esatto. A dopo. A dopo. Eccole qui, sono pronte e ce le stiamo per mangiare. Io in primis. Questa è la mia porzione. Che dire? Buon appetito. Questa è la tua porzione? Sì. Ma non penso proprio. Sì. Ma No, non infatti credo quella è la proprio. mia porzione. Ecco appunto, non ve la litigate, fate a metà. Buon appetito e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti.